Buongiorno ragazzi, oggi siamo qui nel mio caos, il vaglio che sta aspettando altro materiale e sapete tutti che ho la stampante 3D, però mi piace ogni tanto anche applicarmi nelle cose manuali. E in che senso? Mi piace con quello che ho, niente più, niente meno, mi sono arrangiato perché ho visto in un video delle case in costruzione a crearmi una casettina semplice semplice. Allora, secondo logica, questo sarebbe, chiamiamolo, potrebbe essere l'ufficio o la stanza del personale, ok? Il primo piano, poi dopo spieghiamo il materiale. Poi qua su stanno procedendo il secondo piano e mi è venuto in mente di fare anche l'impalcatura, ok? Eccola qua. Nient'altro che una scalettina che sale su al primo piano, ok? Seconda scalettina sale su al secondo piano e qui tirano sul materiale. È semplicissimo ragazzi, veramente semplice. Il materiale che ho usato è questo. Adesso posso fare tutto all'Eurospin o alla Lidl, entrambi. Allora, iniziamo con questi stuzzicadenti. Sono stuzzicadenti per il barbecue, vedete come sono fatti? L'avrete visto nei miei video che li faccio rossi e bianchi per delimitare la strada. Ok, semplicemente ne avevo un pochettino avanzati, li ho messi alternati 1 e 1, 2. Così cosa succede? Riduco il materiale che uso e aumento lo spazio che occupo. Anche se c'è questo qua, naturalmente potrebbe essere, ecco, questo qui è un problema che poi vi spiegherò. Potrebbe essere diciamo, la struttura esterna, poi mettono i mattoni, poi intonacano e via dicendo, ok? Ma così creiamo già una bella parete per iniziare. Altra parete interessante, questi sono solo pezzi di avanzo di una stampata andata malissimo. Lì, gli stuzzicadenti standard, ok, quelli per gli spiedini, ok. Io ho fatto due montanti che potete fare tranquillamente come volete, pezzi in legno, qualsiasi cosa che abbiate in casa potete farlo semplicemente. E poi con la colla a caldo, ecco il problema che vi ho detto, che è bella ma vede questi filamenti, però piano piano si pulisce. Con la colla calda andate su piano piano a crearvi la vostra parete. Fatto qua perché dovranno costruire la finestra, ok? Ho messo, chiamiamoli queste travi, facciamo finta così. Questo è qua per quanto riguarda la casetta. Poi se noi la giriamo verso l'interno, vedete, ho concluso fino a lì perché stanno costruendo, stanno continuando. Dovete crearvi mentalmente una storiella, cosa stanno facendo, perché la casa è così e via dicendo. E allora la costruite secondo cioè, a vostro piacimento. Poi avete visto l'impalcatura, semplicissima con stuzzicadenti. Scalette idem. Allora questi qua li avete già visti nella cava, li ho presi alla Lidl, proprio da Parkside, supporti per legare gli alberi, vedete? Li prendete così, li tagliate, incollate per fare protezione, perché l'impalcatura ha bisogno di protezioni. Questo, cinesi, ok? Costa neanche un euro mi sembra, nel reparto dove si taglia i cuci, presente? È simpatico perché rappresenta quasi le bandelle che mettono arancioni nelle impalcature. Poi ho preso un pezzettino di bandella, avevo questo qui, un secchio della Bruder, che ho trovato in un kit, tanto devo ricomprarmelo e l'ho messo qui. Personaggio dove ho preso le sue misure, per cui lui salendo arriva tranquillamente, si appoggia qui, c'è la botola per scendere giù e lui può scendere, lo spazio per tirare sul materiale, per entrare è a sua altezza, ok, per cui poi il soffitto è anche più alto. E questo qui è più o meno quello che ho inventato io, vedendo vari video ho avuto questa idea. Tirato su questi perché i lavoratori devono continuare a lavorare. E cosa hanno fatto i lavoratori? Un materiale qua sopra e ne hanno qua sotto. Tutto questo non rende caos a un qualcosa, rende il dettaglio per dire, ah, c'è vita, stanno lavorando, vedete, le travi qua, le travi messe qua sopra, alcuni pezzi qua. Se voi andate nei cantieri, queste cose le notate. E perché non riprodurle anche in una cosa piccolina del genere? Perché dobbiamo, aspettate che tolgo questi filetti, mentre io faccio il video pulisco anche il tutto. Mentre noi riproduciamo quasi la realtà, anche se fatto in casa, ma fatto in casa non vuol dire che è fatto alla CDC, ok? È fatto in casa per cercare di riprodurre bene la realtà e far sì che comunque regga, deve stare fuori all'aperto, deve reggere. E allora io ho aggiunto piccoli dettagli, adesso dovrei
se tocco qualcos'altro per far sì che sembri che funzioni, che stiamo lavorando. Naturalmente, quando si faranno video o altro, loro staranno lavorando anche qui. Qui ci sarà una betoniera, eccetera, eccetera. Si crea un ambiente quasi simile al reale. La spesa, ma cosa posso dire, ragazzi? Allora, questi stuzzicadenti qua costano, se non sbaglio, 1,50 euro, 2 euro l'Eurospin. Prendete due pacchi e vi avanzano. Questi dei cinesi costano 1 euro. L'Eurospin, se trovate idem, 51 euro. Questo costa 1,50 e questo 1,99 alla Lidl. Ah, avevo due pezzi di avanzati di questi qua, ne ho fatti due per fare il piano. Non avete questo per fare il piano? Dovete farlo in casa? Anche un pezzo di cartone. Un pezzo di cartone verniciato si può mettere, non rimane così resistente. O se avete voglia, davvero tanta voglia, tutti questi, gli stuzzicadenti, ok, messi qua, tutta travette. Rimarrebbe tutto ondulato come in questo caso qua così, vedete? Però vi fate il piano. Se non avete pezzi, ok? Per cui questi rimasugli di stampate, come vi ho detto, stampate sbagliate, dato un colpo di vernice così e via. Ma nel complesso a me piace, a me piace perché comunque è una casa in costruzione in una cava con tanto di impalcatura, scaletti e via dicendo, e rende l'idea di ciò che vogliamo fare. Poi magari nella cava renderà ancora meglio, perché magari potrò mettere qualche dettaglio in più, magari trovare erbettina finta, quelle degli acquari, e posizionarla per terra. Dovete tutto inventare e cercare con il minimo, ma che non sia immondizia, il minimo che dia un senso di logica, di creare qualcosa che sia simile alla realtà. Se è uguale ancora meglio, siete bravissimi. Io non ho molto tempo e ho usato materiale di recupero, per cui ragazzi non penso sia venuta una schifezza. Adesso la giriamo insieme. Vedete, allora questa è l'entrata con il materiale messo lì, buttato proprio così. Andiamo su, giriamo qua, andiamo sotto l'impalcatura. Naturalmente guardatevi di mettere le traverse inclinate, perché io non sono un muratore ma l'ho viste mettere nelle impalcature. Le mettono anche a X ma non le ho messe. Poi giriamo, abbiamo fatto la scaletta con una piccola protezione laterale. Qua abbiamo il secchio che dondola, qui la finestra, ci alziamo. Ragazzi, non è da 10, ma secondo me da 7, 8 può andare abbastanza bene. Poi deve stare all'aperto, fa anche la sua bella figura e rende un dettaglio in più nella cava. Questo si può definire homemade, sì, certo, fatto in casa, però secondo dei certi criteri. Se fate il modellismo, fatelo con i criteri giusti, non fatto così perché dovete farlo, dovete copiare o non avete soldi. Se non avete materiale, lasciate perdere, ragazzi, non create. Io avrei potuto fare la stampa 3D, ma non ho soldi per il materiale, devo finire ancora il vaglio, mi ci va ancora circa 3 kg di materiale. Avevo tempo da perdere, avevo stuzzicadenti, ecco qua. Ragazzi, sistemato nella cava, abbiamo lo spazio per giocare con i mezzi. Se avete qualche collo che vi avanza, mettetelo per delimitare i lavori in corso. Poi lì metteremo altre cose da sistemare, che se ve le faccio vedere subito. E questa è la posizione. Adesso vi faccio vedere cosa vorrei mettere. 2 secondi. Ecco qua, ragazzi, ho messo il bagno perché serve sempre, 2 personaggi che portano materiale o puliscono, il nostro amico che fa il cemento per mandarlo su all'altro suo collega. Eccoci qua, piccoli dettagli che danno piacere alla vostra cava o al vostro paesaggio, qualsiasi cosa che voi fate. Ragazzi, detto questo, spero vi sia piaciuta la mia casetta creazione fatta in poche ore in mattinata per andare al lavoro. Ciao ragazzi e bella alla prossima, ciao!